Eccoci qui ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Andiamo a vedere se e come può cambiare il Napoli con l'acquisto di Lindstrom, perché sul calciatore si sta facendo un tantino confusione. È vero che è arrivato al posto di Lozano e ha giocato nell'ultimo anno a destra come esterno, è anche vero che però naturalmente nasce come centro-sinistra, quindi mezzala, trequartista, anche a detta di alcuni allenatori che lo hanno avuto e addetti appunto ai lavori che hanno avuto a che fare con il calciatore e sanno ovviamente più di noi e più di me le caratteristiche di Lindstrom, nasce come centro-sinistra, adattato a destra, che però non sfigura perché le skills del calciatore sono comunque elevatissime e il dribbling, la corsa, palla al piede, destro-sinistra, svaria su tutto il fronte d'attacco, quindi la differenza dovrebbe essere poca, ma potrebbe esserci. Io non ho fatto altro che stilare tre formazioni in base a dichiarazioni di tattici o presunti tali che hanno visto già Lindstrom e lo vedono da tanto tempo e hanno avuto a che fare appunto con il calciatore e andiamo ad analizzare. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Non sono qui con la presunzione di essere né un tattico né un allenatore di calcio, assolutamente. Esprimo un'opinione in base a ciò che vedo e che posso dedurre, diciamo, da una partita di calcio e da formazioni e caratteristiche dei calciatori impiegati. Ne ho stilate tre, fatemi sapere secondo voi quale potrebbe essere il piano B o meglio il piano alternativo al 4-3-3 nel caso poi la squadra avversaria trovi le contromisure come già successo l'anno scorso. Prima di cominciare attivate la campanella delle notifiche e iscrivetevi al canale così restate aggiornati sui contenuti e appunto fatemi sapere nella sezione commenti cosa ne pensate. Allora, io ho stilato tre formazioni, partiamo dalla prima, che è un 4-3-3, semplice, Lindstrom al posto di Lozano o Politano in questo caso, Kvaratskhelia, Osimhen, Zielinski, Lobotka, Anghissà a centrocampo e la linea difensiva che abbiamo visto nelle prime due giornate di campionato. Non cambia praticamente niente, hai alzato l'asticella forse un tantino, perché a mio avviso Lindstrom tecnicamente ha qualcosa in più di Lozano, soprattutto nel vedere la porta. Con questo non voglio dire che il Ciuchi sia stato da buttare o abbia fatto a Napoli anni da dimenticare, assolutamente. Non è nemmeno mai stato schierato a sinistra Lozano, ruolo naturale del Ciuchi, ma è sempre stato adattato, che poi è adattato a destra. Quindi dobbiamo solo ringraziare Lozano per ciò che ha fatto, ciò che ci ha dato a Napoli. Carriera a Napoli comunque condizionata anche dagli infortuni, cambi allenatori, ammutinamenti. Non è stato un periodo proprio tranquillo, diciamo, per quello che abbiamo visto negli ultimi anni. Fatto sta che questa formazione rimane l'ossatura principale del Napoli, con Lindstrom a destra, con la scheda a sinistra, Osimhen al centro. A destra puoi schierare Raspadori, puoi schierare Elmas, puoi schierare Politano, puoi tranquillamente mettere Lindstrom al posto di Kvara, anzi forse starebbe ancora più a suo agio sull'altra fascia nel caso Kvaratskhelia dovesse essere diffidato, affaticamenti, eccetera, eccetera. E poi a destra schieri chi hai il Politano, hai il Raspadori che Garzia non si fa il problema a schierarlo come esterno a destra. Quindi ossatura fondamentale, formazione tipo. L'altra formazione che tattici e presunti tali dicono è questa qua, dove Lindstrom potrebbe rendere molto di più arretrato dietro la punta, al limite con il doppio regista dietro la punta, se vogliamo metterla così, ad albero di Natale. Non lo so se possa essere questa la soluzione, vedo solamente che già a livello visivo dovresti cambiare qualcosina nei due terzini, Olivera e Di Lorenzo in questo caso, perché avranno tutta la fascia a disposizione per potersi sovrapporre, ma il Napoli di Garcia non l'abbiamo visto arrivare sulla bandierina del calcio d'angolo per poi mettere la palla al centro.
o scambiare al limite sull'estremo out di destra o di sinistra vicino ai lati dell'area di rigore avversaria, scusate, ma predilige comunque convergere verso l'area di rigore per vie centrali anche con i terzini. Quindi non credo che venga attuato questo come piano alternativo, anche se il punto in più di questo modulo è che senza far entrare nessuno dalla panchina ti metti a 4-3 allargando i due esterni d'attacco. Questo è il punto in più. Senza sostituzioni hai comunque gli elementi per schierarti a 3 davanti e allarghi i due d'attacco. Il modulo che potrebbe essere intrigante, togliamo questo, eccolo qui, è un 4-2-3-1. A molti non piace perché si crea in primis questo sovraffollamento dal trequartista e punta se i movimenti non sono registrati come si deve, se sei all'inizio di questo modulo, assolutamente. Però Lindstrom renderebbe tantissimo a detta di personaggi che lo conoscono molto meglio di quanto lo possiamo conoscere noi, poi lo conosceremo, dietro la punta centro-sinistra, perché gli piace comunque ricevere il pallone al limite qui tra Lobotka e Kvaratskhelia e poi smistare, puntare la porta in velocità, salti l'uomo, ti crea la superiorità numerica e metti Osimhen davanti al portiere. Modulo sicuramente da poter sperimentare, usare, che diventi un piano alternativo. La cosa che a me potrebbe diciamo farmelo risultare come favorito questo modulo è il doppio regista. Perché? Perché l'anno scorso le partite che abbiamo sofferto sono state le partite dove ti venivano a triplicare Kvaratskhelia sulla sinistra, Napoli che costruiva molto sulla sinistra l'anno scorso, oppure squadre che ti avanzavano due centrocampisti sul Lobotka o al limite ti tenevano l'uomo fisso sul portatore di palla e su chi doveva dettare i tempi e sul regista, e il Napoli faceva fatica a costruire trame di gioco, a differenza di partite dove Lobotka aveva libertà e Kvaratskhelia al limite aveva sempre davanti l'uno contro uno o al limite erano solo due. Kvaratskhelia 1-2 vai tranquillo che se li può tranquillamente saltare, però ci sono squadre che hanno triplicato le marcature con i centrocampisti e facevamo fatica. In questo caso il triplicale su Kvaratskhelia non può sussistere perché hai Lindstrom e Osimhen tutti e due al centro che possono farti assolutamente male, quindi non ti puoi scoprire del tutto avendo due calciatori qua al centro da dover marcare e lasciando poi totalmente una fascia destra dove un Politano, un Raspadori, Elmas o chi che sia possono comunque fare assolutamente male. La situazione è il doppio regista. Chi schierare vicino a Lobotka? Allora, io escludo Zielinski perché l'abbiamo visto con Benitez, arretrando mi sembra, non voglio andare errato, un tantino Hamsik. E comunque le mezzali non sono registi, ma che sia Hamsik o Zielinski, non sono registi. Tempi di gioco, passaggi corti e subito, non sono gli stessi calciatori. Può giocare Cajust vicino allo Lobotka? Assolutamente. Lo potrebbe fare anch'issa, ma con il doppio regista secondo me potrebbe avere spazio anche Cajust e possiamo anche vedere che nel caso dovesse partire anch'issa puoi schierarti anche così con Simeone, Lindstrom, Simeone Raspadori perché hai Anghissà e Osimhen in Coppa d'Africa potrebbe essere un'alternativa. Questa è prettamente la mia opinione, assolutamente non voglio dire che il Napoli debba fare così o colì, assolutamente. Non è, non è nelle mie corde e non è assolutamente una mia caratteristica essere così presuntuoso da potermi mettere a pari di allenatori di Serie A, tattici e gente che ha studiato e ha mangiato calcio da bambino, come ho fatto io non sui libri ma guardando solo le partite, ma c'è gente che comunque per esternare dichiarazioni ha studiato e non poco. Poi ci sono anche quelli che
fanno dichiarazioni e esprimono la propria opinione senza aver studiato e dicono un sacco di castronerie essendone poi convinti. Io sto solo esaminando due formazioni al di là del 4-3 che possano essere un'alternativa alle squadre che hanno trovato le contromisure come quelle dell'anno scorso con il Napoli di Spalletti, soprattutto verso la fine del campionato, perché trovare le alternative ad una squadra che gioca con automatismi perfetti non è semplice per la squadra avversaria, ma prima o poi troverai assolutamente la squadra che riesce ad arginarti e via via, copiando ovviamente quella squadra, le altre prenderanno provvedimenti. Tutto qua. È un Garzia che l'ha già detto, è un Napoli che deve adattarsi anche ad altri movimenti e sistemi di gioco perché creare alternative al 4-3 diventa fondamentale. Detto questo, ragazzi, vi auguro una buona continuazione di giornata. Vedremo i sorteggi stasera. Sempre Forza Napoli. Ciao.